Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. In questo tutorial andremo a ricreare un accessorio estivo che non manca quasi mai, un cappellino estivo un po' particolare. Intanto vediamo l'occorrente, poi vedremo il progetto. Avete bisogno del metro, un paio di forbici, l'uncinetto 3,5 e come filato io andrò a utilizzare il positano che si presenta come un filato di cotone poco ritorto, quindi anche opaco, quindi è l'ideale perché a me piace tanto. Come composizione abbiamo il 70% di cotone, 25% di poliestere, 5% di altre fibre. In pratica è un gomitolo da 50 grammi a 120 metri. L'uncinetto da utilizzare dal 3 al 4,5, infatti noi andiamo a utilizzare il 3,5. Non ho la cartina perché è un prodotto che ho in casa già dall'anno scorso che avevo utilizzato per fare i pantaloncini corti e questo in avanzo, di conseguenza lo andrò a utilizzare per fare questo progettino. Per decorarlo andrò a utilizzare questo gomitolo che sul sito di Filati Discount si chiama Visone. Abbiamo l'80% di poliestere e il 15% di nylon, sono 40 grammi. I metri non riesco a trovarli, però comunque ce ne sono tanti. Si presenta in questa maniera. In pratica noi abbiamo due filati arrotolati uno su altro. Il primo, quello più sottile, ha queste integranze, quindi praticamente questi filetti di tessuto che vengono integrati e cuciti dentro, è leggermente elastico, adesso non so se lo vedete, però vedete leggermente elastico. E poi il secondo è sempre una treccia, un cordino dove ci sono questi filamenti che escono fuori, molto morbidi, leggeri, anche questo è leggermente elastico. Insieme l'aspetto è questo, cioè abbiamo questo pelletto e questo pelo e poi abbiamo queste sporgenze di tessuto che è una roba fantastica al tocco. Prendete il filato, piegatelo su se stesso, fate un'asola gigante, andate in mezzo e andate a fare 12 maglie alte. Non lo stringete, lo stringiamo dopo, ma intanto il nodino serve per bloccare, quindi iniziamo con 3 catenelle. Prima è il punto basso che l'abbiamo stretto bene, ma è sempre una catenella, e altre 2, quindi questa è la prima maglia alta. Adesso rientriamo e andiamo a fare altre 11 maglie alte per un totale di 12. Quindi in pratica stiamo lavorando, iniziando più che altro a lavorare il cerchio magico. Dopo aver lavorato 12 maglie alte dobbiamo andare a stringere, quindi prendete il cappietto più corto e stringete, così avvicinate il tutto, stringete il più possibile, vedete. Ora mi chiudo con una maglia bassissima sulla terza catenella, quindi 1, 2 e questa è la terza catenella. Prendo su anche il cappietto che dopo lo vado a lavorare. Iniziamo la seconda riga facendo 3 catenelle che fungono da maglia alta e una di separazione, quindi carico, vado nel prossimo punto e vado a fare una maglia alta, una catenella, e questo è da fare per tutta la seconda riga, quindi una maglia alta, una catenella. Come vedete io lavoro anche il cappietto così mi risparmio dopo di doverlo nascondere. Andiamo a fare anche l'ultima catenella per chiudere la riga e ci chiudiamo 1, 2 sulla terza catenella. Eccola qua, con una maglia bassissima. Ora ci alziamo con 3 catenelle, carichiamo, rientriamo qui e andiamo a fare un'altra maglia alta, una catenella, caricate, andate sulla prossima maglia alta
e andate a fare una maglia alta, la seconda che è questa, una catenella, caricate, andate quindi sulla maglia alta, andate a fare sempre 2 maglie alte, una catenella e così via. In pratica noi andiamo ad aumentare costantemente 12, 24 e così via, 36. Adesso vado a concludere questa riga, vado alla prossima. Chiudiamo anche la terza riga con l'ultima catenella, ci chiudiamo sempre con una maglia bassissima sul primo punto. Adesso andiamo a fare la quarta, ci alziamo quindi sempre con 3 catenelle che fungono da maglia alta, una di separazione, carichiamo, entriamo nel prossimo punto, facciamo la maglia alta, catenella che è una costante sin dall'inizio, carichiamo e facciamo una maglia alta, una catenella, caricate e un'altra maglia alta. Quindi ora non facciamo altro che fare maglia alta, catenella, maglia alta per tutta la riga. Ci ritroviamo per la quinta riga. Concludiamo anche la quarta riga sempre con un punto bassissimo. Eccolo qua. Ora ci alziamo con 3 catenelle che ormai sono una costante per iniziare, carichiamo e andiamo ad aumentare subito qui. In pratica noi dobbiamo aumentare sempre ogni riga di 12, quindi state attenti qua. Poi andiamo a fare una catenella che corrisponde per questa qua, carichiamo, facciamo il punto alto sul punto alto e un'altra catenella, poi dobbiamo andare a fare l'aumento sulla maglia alta, questa qua. Vi faccio vedere subito cosa intendo. In pratica noi andiamo ad aumentare su questo punto centrale che è sempre lo stesso, quindi vedete, andiamo a concludere anche la quinta riga, mi chiudo con la maglia bassissima e iniziamo la sesta. Facciamo 3 catenelle e una quarta che è quella di separazione, che è anche il nostro aumento, carico, vado a fare la maglia alta, catenella, maglia alta. Adesso vi faccio vedere un trucco per capire come si lavora questo punto nell'aumentarlo costantemente, far sì che diventi un cerchio perfetto. In pratica noi abbiamo 1, 2 che non consideriamo come numeri, quindi questi si annullano, poi iniziamo 1, 2, 3, 4 così via. Noi capiamo quindi facendo questo qual è la distanza tra un punto e tra un aumento e un altro, quindi le prime 2 righe non vengono considerate. Da qui noi ci rendiamo conto quanto ci deve essere tra un aumento e un altro. Questi aumenti sono molto particolari ma ben precisi, perché abbiamo la riga in cui ci sono i quadratini, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, che è quella dove abbiamo l'aumento formato dalla catenella, poi c'è l'aumento formato dalla maglia alta, che ci sono questi punti pieni dove abbiamo 2 maglie alte e catenella. Quindi è molto facile, noi avremo quindi una riga di quadratini, una riga di aumenti con maglie alte. Spero di essermi spiegata. Ora vi faccio vedere fino a quando dovete lavorare queste righe. Prima di tutto decidiamo per chi è questo cappellino. Se è per un adulto, la circonferenza massima della testa va sui 58 cm, la minima 54. Okay. Dovete tenere presente che se il cappellino è fatto di un cotone poco ritorto, più o meno non cambia forma. Se il cotone è molto ritorto, quindi un fil di Scozia, dopo il primo lavaggio questo cappellino si restringe tantissimo e si rischia di non indossarlo bene. Quindi mi raccomando di avere un po' di elasticità nel conteggiare i centimetri da fare. Detto ciò, vi spiego come fare. Prima di tutto voi capite la circonferenza della testa. Facciamo finta che prendiamo la più grande, quindi 58 cm, perché si ha tanti capelli o come me si indossa gli occhiali e senza avere il cappello un po' largo non riesco a indossarlo, cioè mi dà un fastidio veramente. Prendiamo e facciamo l'esempio. Noi dobbiamo capire
quanto ci serve da qui, dal punto centrale, fino ad arrivare al margine. Quindi questo si chiama raggio. Scusate, vi faccio fare un po' di matematica, però dovete capire come si calcola, perché vi aiuta anche a creare dei cappellini per dei bambini, ok? Quindi se la testa di un bambino è molto più piccola, dovete fare sempre questa formula matematica. Voi dovete capire quanti centimetri vi serve dal punto centrale ad arrivare al margine. Per capirlo, quindi per scoprire il raggio, noi dobbiamo sapere la circonferenza della testa. Per saperla andate anche su Google e cercate un bambino di 12 mesi, quanti centimetri ha di circonferenza della testa? Sicuramente vi daranno un numero stimato, un numero standard, ma almeno avete un'idea. Noi lo facciamo per un adulto, quindi andremo a fare 58, la circonferenza, diviso 2 per pi greco. Pi greco è sempre 3,14, sempre è una formula matematica. Quindi noi andremo a fare 58 diviso 2 per 3,14 uguale con 58 diviso 6,28 sempre, e ci esce un numero che è 9,23. Quindi praticamente per un cappello da adulto con la testa con delle misure diciamo massime, magari un uomo, noi dobbiamo avere praticamente 9,23, quindi dobbiamo lavorare fino ad arrivare qui. Noi abbiamo un po' di elasticità grazie anche al fatto che ho lavorato all'uncinetto, ma anche grazie al punto, perché un punto aperto è molto più elastico di un punto chiuso. Io sono dell'idea che è meglio mettere qualcosina in più che togliere, perché non si sa mai, soprattutto nel caso dei bambini, crescono a vista d'occhio. Se voi fate un cappellino molto preciso nei numeri, già dopo un paio di mesi non riesce più a indossarlo. Adesso io ho fatto un po' di lezioni di matematica, ma vi devo spiegare come si fanno i conti, così avete un'idea in generale. Chiusa parentesi, continuo con il mio progetto. Io con 7 righe di lavoro ho raggiunto più o meno i centimetri che desideravo, quindi sono circa 8 centimetri, volevo sui 7, non tanto grande, e 8 mi va più che bene. Poi fate presente che comunque è un lavoro molto elastico. Vi volevo far vedere l'ultima riga, quindi la settima, dove io ho aumentato, e ho aumentato sempre sullo stesso punto. Quindi prendete questo come riferimento ed è sempre lui, così non avete difficoltà. Adesso dobbiamo far sì che il corpo del nostro cappellino non si allarghi più, ma che scenda dritto, quindi dobbiamo smettere di aumentare. Io, per dargli un po' di carattere, andrò a fare un contorno di punto basso che in pratica ci fa iniziare il nostro corpo del cappellino. Quindi semplicemente entro con l'uncinetto nel primo punto, faccio un punto basso, vado nel prossimo, ne faccio un altro, quindi non dovete aumentare, semplicemente rispettate i punti. Vedete? Punto basso, mi chiudo qua sul primo punto lavorato con una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare un altro lavoro, un punto catenella, e giriamo il lavoro. Aggiungo il filato peloso e lo aggiungo in questa maniera qua, lo andiamo a lavorare dentro. Però come vedete ho girato il lavoro, perché non so voi, ma io quando aggiungo questi filati ho la tendenza che sul davanti rimane poco di filato, insomma un po' poco pelo eccetera, nella parte dietro del lavoro me ne rimane tanto. Allora preferisco lavorare al contrario, così il pelo, il filato, il tessuto si vede meglio dall'altra parte che la parte davanti. Però se al contrario voi vi succede che sulla parte lavorata c'è di più, non cambia niente, tanto andiamo a lavorare con dei quadratini. Lascio un po' di filato che dopo lo vado a bloccare, rientro qui nell'ultimo punto basso e vado a lavorare con un punto basso e 3 catenelle. Mi fungono da maglia alta e di catenelle di separazione. Ne aggiungo un'altra, 2 di separazione.
carico e qui io vado a lavorare un punto sì, un punto no, quindi questo lo salto, questo qua lo lavoro, ma lo lavoro con la costa sola, quella verso di me. Notate che quell'altra la lascio perché rimane sul davanti, quindi prendo il filato, faccio maglia alta, 2 catenelle, carico, salto un punto, nel prossimo prendo la costina, ma è solo quella verso di me, vedete, le altre rimangono. Il filato peloso deve seguire il lavoro, quindi noi andiamo a lavorare verso di noi sia la costina sia il filato peloso. Non lo dovete tirare perché lui è leggermente elastico, però deve rispettare il lavoro, non deve essere né troppo né meno. Questo è da fare per tutta la riga, quindi 2 catenelle, carico, salto un punto, vado nel prossimo, maglia alta, 2 catenelle, carico, maglia alta. L'aspetto sul davanti è questo qua, adesso è poco quindi si vede poco, però l'aspetto sarà molto carino, molto particolare. Vedete anche il cappietto e anche il filo e bloccate tutto insieme, cioè lasciando perdere essere precisi o no, dovete solo portarlo su perché ci serve per la prossima riga. Ora andiamo a fare 1 2 3 come maglia alta, poi 1 e 2 di separazione, carico e vado sulla maglia alta, quindi questa è stata lavorata, queste sono le catenelle, vado qui sulla maglia alta, entro, prendete tutto qua dentro, quindi cappietto, quello che è, fate la maglia alta, poi 1 e 2, carico, maglia alta su maglia alta, bloccate il tutto, così via. Quindi ogni riga noi ci dobbiamo portare su questo filato pelosetto. L'aspetto sarà questo, nasconde praticamente, si nasconde nel lavoro, sembra quasi che sia un filato peloso e noi facciamo dei punti, invece se avessimo fatto quello sarebbe stato veramente spesso da lavorare col 5 e col 6. In questa maniera dà l'effetto desiderato, ma è più leggero, ideale quindi per l'estate. Adesso vado a fare tutte le righe necessarie per l'altezza, dipende da quanto lo volete lungo, poi ci ritroviamo per concluderlo. Andiamo a concludere questa riga insieme, quindi mi chiudo con un punto basso, faccio un punto catenella, stringo e vi dico quello che ho fatto. In pratica questo è il mio cappellino, ho lavorato da dove abbiamo lasciato 1 2 3 4 6 7 8, ho lavorato praticamente 8 righe e l'altezza è questa. Adesso io vado a lavorare solo col positano, quindi ho tolto il filato visone, quindi quello pellicciato, e vado a fare una specie di falda e anche a riprendere un po' in punti perché come notate è molto largo. Vi ricordate che abbiamo fatto 2 catenelle rispetto all'una? Questo perché capita molto spesso che quando si lavora con un punto rette si tende a stringere, ma non perché sbagliate qualcosa, semplicemente la catenella per istinto, ma anche per la velocità del lavoro, viene più piccola rispetto a una maglia alta, a un punto basso. Quindi io, per evitare che dopo il lavoro non mi venga, ho fatto questo. Adesso torniamo a lavorare sul davanti e andiamo a fare delle righe di punto basso. Semplicemente entriamo quindi nel lavoro, dove c'è la maglia alta facciamo un punto basso, dove ci sono le 2 catenelle entrate nello spazio proprio, fate un punto basso. In pratica noi andiamo a riprendere i punti iniziali, quelli che avevamo all'inizio. Io ho tagliato qua il filato, quindi dopo lo devo andare a nascondere, più che nascondere, a passarlo un po' in mezzo e anche fare un nodino che così non si sfilaccia. Questo è da fare per la prima riga della falda, poi la seconda riga dobbiamo andare a fare degli aumenti.
vado a concludere questa prima riga con un punto bassissimo, punto catenella, mi alzo con 3 catenelle e inizio già a fare un aumento, poi vado a fare delle maglie alte. Adesso vi spiego quanti aumenti. Intanto sono 12 gli aumenti, però per chi non se l'è segnato come me, vado a vedere quanti punti devo lasciare tra una maglia alta e un'altra per far sì che sia un cerchio magico perfetto. Quindi si annullano 1 2, vi ricordate il discorso che ho fatto all'inizio, questi due si annullano, quindi 1 2 3 4 e 5, quindi io devo avere 6 punti tra un aumento e l'altro, così ho praticamente un aumento perfetto, cioè costante. Allora, questo è il primo aumento, questo è il primo punto, vado a fare secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, devo fare il secondo aumento e così via. Ci tengo a dire una cosa, perché io adesso vado avanti da sola. Per la falda, sarò sincera, io vado a finire il filato che ho perché non avevo neanche un gomitolo pieno, quindi era già iniziato, e quindi vado ad occhio. Voi potete farvela un po' come vi piace, 2 cm, 3, 4, 5, decidete voi. Il mio cappellino è molto largo, poi comunque ci ritroviamo alla fine, però ve lo dico adesso prima di proseguire, perché così decidete. Qui la falda sarà molto leggera, morbida, non sarà rigida come un tessuto normale che si trova nei capelli che si possono comprare. Di conseguenza, se lo volete più rigido, già dal punto iniziale, già da qui dovete diminuire l'uncinetto già da tanto. Ok? Questa è solo un'osservazione che volevo dirvi. Io adesso finisco tutte le righe necessarie con questo filato, poi ci ritroviamo dove è finito, ve lo faccio vedere, poi vi farò le foto dove lo indosso. Ho finito qui il mio cappellino. La falda è molto piccola perché alla fine sono riuscita a fare solo 2 righe, perché ho finito il filato, infatti questo, e non l'ho tagliato semplicemente per il motivo che vado direttamente ad attaccare con questo filo l'etichetta con la scritta handmade, così sono a posto. Ricapitoliamo. Ho fatto il cerchio magico aumentando costantemente, sempre con 12 12 12, perché ho iniziato con 12 maglie alte, dopodiché a un certo punto sono andata dritta dopo aver calcolato il diametro che vi ho fatto vedere la formula, e quando avete finito di fare l'altezza dovete andare ad aumentare per creare la falda per chi la desidera, altrimenti se non la desiderate andate dritti, chiudete il lavoro e basta. Mi sarebbe piaciuto fare qualche riga in più di falda e anche di riprenderla a maglia bassissima per renderla leggermente rigida, ma ho finito il filato. Avrei potuto utilizzare il filato pelosetto per andare a riprenderla con la maglia bassissima, però mi sono detta che magari dà fastidio sul davanti negli occhi, quindi non l'ho fatto. Bene, direi che è un lavoro molto divertente, quindi non vedo l'ora di vedere le vostre interpretazioni. Come al solito io vi ringrazio e vi chiedo anche di iscrivervi, di condividere i video progetti con chi ama fare quest'arte, e noi ci ritroviamo al prossimo video progetto o prossimo podcast.